Per il tutorial di oggi vado ad usare questa lana per bambini. Io l'ho comprata in un mercatino vicino casa, però vi devo dire che mi sono trovata bene, è ottima. Entrambe, vedete, una è sfumata e poi ci ho abbinato un colore tinta unita. Ovviamente poi dipende dai gusti, ma potete svariare con questo modello anche usando delle rimanenze o creare delle particolari sfumature. Entrambe, vedete, vanno lavorate con un uncinetto 3,5, possono essere lavate ad un massimo di 40 gradi e quindi è 100% acrilico. Ogni gomitolino è di 50 grammi. Iniziamo la lavorazione con l'uncinetto 3,5. Inizio la lavorazione con lo sfumato, quindi il colore più chiaro, e inizio con un anello magico, quindi realizzo una X, vedete qui ho il filo corto, qui ho il filo del gomitolo, entro attraverso la X in questa maniera qui, aggancio il filo così e inizio realizzando 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, che sarà la mia prima maglia bassa. Filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e realizzo un'altra maglia alta, la mia prima maglia alta, scusate, non maglia bassa. Filo sull'uncinetto e realizzo un'altra maglia alta. Quindi ho realizzato 3 maglie alte, una catenella, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo una catenella. Quindi abbiamo realizzato, vedete, 1, 2, 3, 4 gruppi da 3 maglie alte con una catenella distanziatrice. Chiudiamo, vedete, il nostro anello magico, questa maniera qui, e andiamo sulla terza catenella, quindi 1, 2 e 3 e chiudiamo maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi abbiamo realizzato il quadratino. Adesso in ogni spazio da una catenella dobbiamo andare a realizzare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte. Siccome vedete io lo spazio ce l'ho verso la mia destra, quindi all'indietro, lavoro solo 1, 2 e 3 catenelle, che sarà l'ultima maglia alta di questo gruppo, più la catenella distanziatrice. Filo sull'uncinetto e nel primo spazio, vedete verso sinistra, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo nello stesso spazio, vedete, 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte in questa maniera. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo nello spazio e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo, vedete, nell'ultimo spazio andiamo a lavorare di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella. Vedete, qui abbiamo l'ultimo spazio da lavorare, quindi lavoriamo le prime 3
maglie alte, una, due e 3, una catenella, filo sull'uncinetto, qui già abbiamo una maglia alta, quindi ne lavoriamo solo 2, quindi 1 e 2 maglie alte. Contiamo 1, 2 e 3 e sulla terza catenella chiudiamo a maglia bassissima. E quindi vedete abbiamo realizzato il primo quadratino. Adesso io vado a fare ancora un'altra riga con questa fantasia, quindi 1, 2 e 3, che sarà la prima maglia alta, filo sull'uncinetto, entro all'interno dello spazio e lavoro 2 maglie alte, quindi un totale di 3 maglie alte. Adesso vedete, io vado a lavorare in ogni angolo, quindi solo alle punte, sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Nei laterali, quindi qui, lavorerò solo 3 maglie alte come nel primo. Quindi una catenella, filo sull'uncinetto e nello spazio lavoriamo le prime 3 maglie alte e 3, una catenella e di nuovo vedete nello stesso spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e nello spazio vedete centrale lavoriamo solo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e andiamo a proseguire così lavorando sempre negli angoli, 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, catenella distanziatrice e nei laterali lavoreremo solo 3 maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo vedete nell'ultimo punto ho lavorato il mio aumento nell'angolo, una catenella, sfilo il mio lavoro e con un ago vado a chiudere il punto in questa maniera qui. Entro da dietro, vedete, nella terza catenella, entro al centro, vedete, della lavorazione e vado a chiudere dietro all'interno del lavoro in questa maniera qui. Nascondiamo già il nostro filo. Tagliamo ed ecco qui che ho terminato con questo colore. Adesso io dovrò andare a fare dei giri a metà. Che cosa significa? Che invece di girare tutto intorno vado da destra verso sinistra, mi fermo e poi rigiro. Quindi mi aggancio, vedete, con quest'altro colore in un punto qualsiasi, in questa maniera qui. Entro, vedete, nella punta, mi aggancio con un colore di contrasto e lavoro 1, 2 e 3 catenelle, quindi non lavoro l'aumento, entro all'interno e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 2 e 3, una catenella, negli spazi vedete centrali lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e di nuovo entro e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e qui chiaramente per girare vado a lavorare il mio aumento, quindi 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte,
1, 2 e 3 maglie alte, una catenella, e adesso lavoriamo 3 maglie alte in ogni punto fino ad arrivare all'angolo. Vedete nell'angolo, come abbiamo lavorato all'inizio, facciamo la stessa cosa, filo sull'uncinetto, entriamo all'interno e lavoriamo 1, 2 e 3 maglie alte. Vedete? Adesso noi non andiamo a girare intorno, ma andiamo a girare il lavoro e proseguiamo da quest'altro lato. Quindi 1, 2, 3 e 4 catenelle, giriamo il lavoro e vedete nel primo spazio lavoriamo le nostre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Una catenella, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo spazio. 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e così via. Quindi lavoriamo negli spazi qui 3 maglie alte e una catenella, nell'angolo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, fino ad arrivare alla fine. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, ho lavorato l'ultimo foro, una catenella, filo sull'uncinetto e qui vedete sulla terza catenella, quindi la terza maglia alta e la terza catenella, lavoro una maglia alta. E in questa maniera qui. E quindi il lavoro risulterà così. Adesso io non faccio altro che realizzare in totale 4 righe, quindi significa che ogni volta 1, 2 e 3, in questo caso vedete io già ho il foro, quindi giro il mio lavoro e lavoro già le mie 2 maglie alte nel primo foro, quindi 2 e 3, una catenella e lavorerò in ogni spazio laterale 3 maglie alte, una catenella, nell'angolo lavorerò sempre 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. Quando arrivo alla fine, vedete, in questo caso lavoro le 3 maglie alte, poi 3 catenelle e torno indietro. Vado a realizzare in totale 4 righe. Arrivo, vedete, alla fine della mia quarta riga, filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, la terza maglia alta e sulla terza catenella vado a lavorare l'ultima maglia alta di questo colore. Adesso taglio il mio filo e chiudo così, vedete, così stringo bene il punto come se facessi un nodino e questo poi lo andiamo a nascondere all'interno del lavoro. Quindi ho realizzato, vedete, 1, 2, 3 e 4 righe. Ovviamente le righe sono a seconda dei gusti. Adesso io inizio di nuovo con il colore, vedete, sfumato dell'inizio. Vado sempre ad iniziare con la piccola mattonellina sul dritto. Inizio sempre così, ok? Qui ho, vedete, la maglia alta, entro all'interno così e mi aggancio, realizzando sempre le mie 3 catenelle. Quindi 1, 2 e 3 e all'interno lavoro altre 2 maglie alte. Quindi 1 e 2. Ho realizzato così le mie 3 maglie alte, una catenella e adesso lavoriamo alla stessa maniera. In ogni spazio lavoriamo le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella. Quindi andiamo a proseguire in ogni spazio laterale 3 maglie alte e una catenella, nel nostro angolo sempre 3 maglie alte e una catenella e arriviamo alla fine e poi giriamo insieme. Arrivo, vedete, alla fine della riga, quindi ho iniziato qui, vedete, l'aumento nell'angolo e qui termino. Filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro sempre le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte.
Adesso devo tornare indietro, come ho fatto per il colore fucsia, e andare a fare sempre 4 righe. Ovviamente le righe sono opzionali, potete fare 2 righe, 5 righe, 6 righe, insomma questo è gusto personale, dipende anche dalla grandezza della copertina che vogliamo fare. Quindi lavoriamo, qui abbiamo, vedete, le 3 maglie alte, quindi in questo caso lavoriamo sempre 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, giriamo il lavoro, filo sull'uncinetto e all'interno lavoriamo le 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e proseguiamo in questa maniera qui, 3 maglie alte in ogni foro, nell'angolo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte fino alla fine. Quindi adesso vado a proseguire per un tot di righe. Ricordate sempre di fare la catenella distanziatrice, specie se lavorate con filati sottili come questo, ok? Vado a fare una sequenza e poi vi dico quante righe totali ho realizzato e chiaramente in quanti centimetri. Io lavorerò sempre 4 righe con il fucsia e 4 con lo sfumato nel mio caso. Vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora ragazzi, io ho proseguito per altre 64 righe, quindi 64 righe più le 1, 2 e 3 righe iniziali, abbiamo 67 righe totali per un'altezza di 80 cm, quindi la grandezza dello scialle è 80 cm. Ovviamente se lo volete più grande dovete andare a proseguire. Adesso noi iniziamo a fare una lavorazione tutta intorno, quindi una decorazione per il bordo. Per il bordo, diciamo, per la lavorazione centrale, io inizio, vedete, proprio dal centro. Questa è la prima mattonellina che abbiamo lavorato e poi abbiamo praticamente realizzato dei giri di andata e ritorno. Adesso io inizio proprio da qui, quindi da questo centro, così in questa maniera qui, e vado a lavorare questa volta proprio tutto intorno. Quindi non andremo a fare dei giri di andata e ritorno, ma tutto intorno. Quindi inizio, vedete, con le 3 maglie alte, 2 e 3, una catenella e dentro ovviamente in ogni spazio e lavoro sempre le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo in questo spazio 1, 2 e 3. Adesso guardate, noi iniziamo ad incontrare la lavorazione sul laterale, quindi individuate bene gli spazi. Qui ho, vedete, uno spazio, entro e lavoro le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella. E adesso guardate, gli spazi li riusciamo ad individuare, anche se le maglie alte invece di essere verso l'alto, vedete come queste sono verso sinistra, ma noi entriamo comunque in ogni spazio in questa maniera qui e lavoriamo le nostre 3 maglie alte, una catenella sempre e di nuovo vedete nel prossimo spazio e di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3 e una catenella. Quindi adesso noi non dobbiamo fare altro, vedete, che proseguire in ogni spazio visibile, vedete, e lavorare 3 maglie alte e una catenella. Andiamo a lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare al primo angolo. Quando arriviamo, vedete, nel primo angolo noi non dobbiamo fare altro l'aumento, insomma, per aumentare. Quindi io ho lavorato le 3, vedete, maglie alte nel foro, entro qui e lavoro 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e vedete nello stesso foro lavoro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo una catenella. E adesso vedete qui abbiamo praticamente la parte con le maglie alte verso l'alto, ok? Quindi dobbiamo andare a proseguire lavorando le nostre 3 maglie alte, vedete, in ogni foro, 1, 2
e 3 e una catenella. Quindi andiamo a lavorare in questa maniera qui fino ad arrivare ovviamente all'altro angolo, ok? Andate a proseguire. Arriviamo, vedete, nell'angolo. Qui è abbastanza semplice perché chiaramente è l'angolo dove le maglie alte sono ben definite. Quindi anche qui entriamo nell'angolo e lavoriamo sempre le 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella. Vedete, adesso in ogni spazio andremo a lavorare le 3 maglie alte, quindi la lavorazione è più o meno sempre la stessa, 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Quindi andiamo a proseguire in ogni spazio lavorando sempre 3 maglie alte e una catenella fino ad arrivare all'altro angolo, vedete, dove chiaramente inizierà la lavorazione con le maglie alte, ovviamente non verso l'altro ma verso destra, ok? Andate a proseguire. Arriviamo, vedete, nell'ultimo angolo da girare della copertina, quindi entriamo e lavoriamo le prime 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, una catenella e nello stesso spazio, vedete, lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e una catenella. Quindi vedete, abbiamo ricreato praticamente il nostro angolo, perché qui non avevamo la lavorazione continua ma di giri di andata e ritorno. Adesso vedete, come nell'altra situazione, abbiamo le maglie alte che puntano verso destra, vedete? Però i fori sono ben visibili, quindi noi entriamo sempre nei fori in questa maniera qui e lavoriamo le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e una catenella e di nuovo, vedete, 1, 2 e 3 e una catenella in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare praticamente all'angolo dove abbiamo iniziato la lavorazione. Arriviamo, vedete, quasi dove abbiamo iniziato. Qui abbiamo, vedete, il foro, quindi non saltate questo foro perché magari non lo individuate bene. Entriamo e lavoriamo sempre le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3, una catenella, di nuovo 1, 2 e 3, una catenella e di nuovo 1, 2 e 3 e una catenella. Ovviamente qui vedete abbiamo lavorato solo 3 maglie alte, dobbiamo lavorare le altre 3 perché questo è un angolo, quindi 1, 2, 3 maglie alte, una catenella e sulla terza, quindi 1, 2 e 3, sulla terza 1, 2 e 3, ecco, sulla terza che poi è una catenella, andiamo a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Tagliamo il nostro filo e ovviamente lo andiamo a nascondere con un ago. Quindi sfiliamo la lavorazione e con un ago nascondiamo il nostro filo in questa maniera qui, vedete, entriamo da dietro così, entriamo sul davanti così e poi dietro ovviamente a nascondere all'interno del filato. Sempre non vi dimenticate di nascondere bene, altrimenti poi il filo verrà fuori prima o poi. Quindi fatto questo, tagliamo il filo ed ecco che abbiamo completato, vedete, il giro tutto intorno. Adesso nascondiamo tutti i restanti fili e poi andiamo a fare il bordo di decorazione.
Allora, per il bordo, vedete, io inizio sempre dove ho la mattonella iniziale, ovviamente sempre rivolta verso il dritto. Ce ne accorgiamo perché, vedete, vediamo le maglie praticamente alte rivolte verso di noi. Qui invece, vedete, è il rovescio, quindi rovescio e dritto si individuano bene. Quindi noi la lavorazione la andiamo a fare sempre verso il dritto di questa prima mattonella. Adesso inizio la lavorazione così, qui c'è la punta, vedete, non inizio dalla punta, ma conto 1, 2, 3. Sulla seconda, vedete, catenella, mi aggancio con il filo di contrasto e faccio semplicemente, vedete, una maglia bassissima o un punto catenella, insomma, chiamatelo come preferite. Adesso filo sull'uncinetto, entro nel foro e lavoro 1, 2, 3 e 4 maglie alte nel mio caso. Allora, in base al filato andate a regolarvi quante maglie alte occorrono. Io lavoro 4 maglie alte perché poi vedete sulla seconda maglia alta 1 e 2 vado a chiudere a maglia bassissima e quindi mi rendo conto che va bene così. Se voi avete un filato più sottile, probabilmente dovete fare 5 maglie alte, quindi andate a regolarvi. Fatto questo, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo foro e lavoro di nuovo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E di nuovo 1 e 2 sulla seconda maglia alta, chiudiamo a maglia bassissima così. Quindi andiamo praticamente a realizzare delle conchiglie che faranno da bordo alla nostra copertina. Quindi vi faccio vedere un'ultima volta, entro nel foro, lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E di nuovo, vedete, 1 e 2 sulla seconda maglia alta, chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi adesso noi dobbiamo andare a proseguire, vedete, per tutti i punti, sempre così, anche quando arriviamo al centro facciamo la stessa cosa, ok? Quindi adesso vado a proseguire e il primo angolo lo lavoriamo insieme, quindi lavorate così fino al primo angolo. Una volta vedete che arriviamo nel primo angolo, lavoriamo in questa maniera qui. Lavoro il penultimo, sempre 4 maglie alte, quindi 2, 3 e 4 maglie alte, 1 e 2 sulla seconda maglia alta, chiudo a maglia bassissima. Adesso vedete, nell'angolo lavoriamo 1, 2, 3 e 4 maglie alte alla stessa maniera, 1 e 2 e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi anche l'angolo, vedete, avrà la conchiglia e andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera, 1, 2, 3 e 4 maglie alte e contiamo 1 e 2 sulla seconda maglia alta, maglia bassissima. Quindi vedete il nostro angolo come risulterà. Adesso andate a proseguire alla stessa maniera fino ad arrivare chiaramente dove abbiamo, vedete, iniziato. Arriviamo, vedete, quasi alla fine. Nel penultimo foro lavoriamo le nostre 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 maglie alte. Sulla terza maglia alta 1 e 2 e 3, sulla seconda 1 e 2, sulla seconda lavoriamo una maglia bassissima. Vedete, nell'ultimo foro andiamo a lavorare le nostre maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 maglie alte. E vedete, qui abbiamo praticamente dove ci siamo agganciate, quindi tagliamo il nostro filo, lo sfiliamo in questa maniera qui e inseriamo un ago, il filo nell'ago e andiamo, vedete, a chiudere il punto qui. Quindi entriamo da dietro in questa maniera qui
sul punto e poi entriamo qui e abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione. Adesso all'interno ovviamente andiamo a nascondere sempre il nostro filo e tagliamo, e così abbiamo completato la nostra copertina.